Ciao e bentornati sul canale. Oggi andiamo a parlare un pochettino del sistema dei ruoli all'interno di questo gioco e come andare a capire che ruolo abbiamo. Allora, innanzitutto i ruoli vengono definiti dalle armi che noi andiamo a indossare. Una cosa che non avevo capito fin dall'inizio è che ogni arma, per esempio prendiamo come esempio l'ombrello, che è un'arma, però può essere, cioè può curare oppure fare danni. Alcune armi addirittura possono anche farci diventare tank. Questo lo capiamo andando a leggere proprio cosa va a fare l'arma. Vedete, quando abbiamo i quattro pezzi, per esempio qua, dobbiamo andare a leggere la spiegazione. Comunque, come possiamo capire che tipo di arma ci serve per poter fare un determinato ruolo? Dobbiamo fare il tasto H e io qui ci ho messo veramente tantissimo tempo, ragazzi, perché cioè, non riesco ad aprire i menu, non riesco a capire le cose perché ci sono 50.000 menu, uno dentro l'altro, quindi diventa molto complicato. Veramente ci ho messo dalle 7:30 di stamattina fino alle 9:30 a capire questa cosa. Poi dopo ci sono arrivata, ma a fatica, quindi non è facile capire questo gioco e non è nemmeno tanto meno facile poi andare a spiegare. Comunque sono arrivata a una conclusione. Allora, bisogna fare tasto H, andare a cliccare sopra la nostra arma e vedete che ogni arma ha dei nomi diversi. Per esempio, questa qui, la Stonebreaker Spear, che è quella che io ho, è un'arma da tank. Vedete, qui c'è scritto il ruolo. Ecco, questa è una cosa che non avevo per niente notato. Se andiamo a prendere l'ombrello che ho portato a livello 20, che si chiama Soul Shade Umbrella, speriamo che sia la pronuncia giusta, vabbè, vedete che questo qui serve per curare. E lo capite anche poi dai simboli, perché vedete qui c'è lo scudo e qui ci sono le goccioline. Per goccioline intende, credo, le cure. E anche questo, per esempio, il ventaglio è un altro, il panacea fan, si chiama proprio così, serve per curare. Quindi se noi vogliamo andare a fare i danni, per esempio, dobbiamo andare a utilizzare questa spada senza nome, perché vedete che ci permette di fare DPS. Quindi in questo caso, essendo un'arma ravvicinata, ci permette di andare a fare danni al secondo melee. E così è un po' tutte. Vediamo questa per esempio. Questa anche uguale, è un'altra arma melee DPS. Per esempio questo ombrello qua è da lontano, vedete? Quindi potete capire come andare a giocare il vostro stile di gioco guardando qui le armi. Quindi questo per esempio che si chiama Vernal Umbrella è un range in DPS. Per esempio le due spade, queste qua infernali, sono melee, sempre da vicino. Quindi in base a questa cosa qui vi dovete procurare le armi. Una volta che ho capito questa cosa, però bisogna anche capire come fare poi a procurarsele. Però diciamo che ogni arma, come potete notare, poi ha le arti marziali, vedete che vanno sbloccate. L'unica credo che non è da andare a sbloccare è proprio questa qui, la spada senza nome, perché l'abbiamo ottenute all'inizio, proprio all'inizio del gioco. Però le altre vanno tutte poi, vedete, tipo questa qua che ancora io non ho utilizzato, c'è scritto Locket, perché vanno poi sbloccate. Per sbloccarle, mettiamo che vogliamo trovare questa qui, dobbiamo andare qua, fare tasto spazio e vedete che ci dice che noi dobbiamo andare a fare è una specie di grotta, adesso non so come li chiama, forse Sanctum, Santuari, boh, vabbè. Che una volta completato questo santuario noi andremo a ricevere, no, in questo caso non c'è, ah sì, andremo a ricevere appunto l'arma che stiamo cercando. Quindi noi per ottenere quel tipo di armi dobbiamo andare a fare quel santuario lì. Se noi andiamo a cliccare poi qui, vedete che c'è questo simbolino, ci fa vedere tutti, per esempio i DPS melee combat, i DPS melee combat, i tank melee combat, i DPS range combat. E quindi se noi ci clicchiamo e andiamo poi qua, ecco, nelle combinazioni, perché poi devo ricordarmi appunto come si fa ad arrivare a determinati punti, è molto complesso, ripeto, vi fa vedere, per esempio, se noi vogliamo fare il DPS da lontano, dobbiamo andare a metterci questi due tipi di armi, ok? Sono il ventaglio, però che si chiama Inkwell Fan,
e il Vernon Umbrella, cioè ognuno ha dei nomi diversi, però qui fa vedere poi quali set noi dobbiamo andare a prendere. Quindi se io mi voglio procurare questo ventaglio, devo fare così, e lui mi dice ok, e mi fa vedere qual è la missione che devo andare a fare per procurarmelo. Infatti è questo qua, vedete? Ok, siamo arrivati, dobbiamo fare appunto questa grotta dove andiamo poi a sbloccare, una volta completata qui dentro, appunto la missione che ci dà, in questo caso mi dà il ventaglio, quello che fa danni. Allora, però per entrare qui dentro, per aprire la porta, vedete, dobbiamo cliccare sopra questa colonna. Sopra questa colonna ci richiede per poter entrare una chiave, vedete? Io adesso ce l'ho ed è questa, si chiama la chiave del Dragon Key, dei draghi. Allora, praticamente questa qui può darsi che ne avete un paio, uno, due, tre, dipende da quello che avete fatto, ma può darsi che non ne avete nemmeno una. Ho dovuto stare un'altra ora per capire come riuscire ad averla, ma poi l'ho capito. Allora, magari ci sono altri metodi, però quello che ho capito io è che per ottenere una chiave dobbiamo andare a completare questi altri fortini, non so come definirli. Allora, dobbiamo andare a fare questi fortini, non so come li definisce, outpost, che sono segnati in mappa con questo simbolo rosso. Se noi ci andiamo a cliccare sopra, controlliamo sempre, ci dovrebbe dare la chiave, eccola qui. Quindi andando a fare quel fortino lì otteniamo questa chiave che ci serve per poter entrare qui, per poi riuscire a prendere sta benedetta arma. Quindi adesso noi lo facciamo e vabbè, poi lo andremo a completare e teoricamente alla fine di questo otterrò quell'arma. Quindi dovete fare così tutte le volte se volete andare a sbloccare innanzitutto le armi e poi anche poi le arti marziali. Ok, utilizziamo la chiave, vedete, va inserita qui dentro e si apre la porta. Poi ovviamente ogni grotta avrà dei percorsi diversi, delle sfide diverse. Dunque, a questo punto io mi prenderò, finito questo dungeon, grotta, chiamatelo come volete, il ventaglio, ma per poter fare un buon DPS ranged dovrò andarmi a procurare anche l'ombrello, però con questo nome qua, insomma questi due che vedete. Farò la stessa identica cosa, dovrò affrontare sempre poi una grotta, dovrò prendere la chiave, eccetera. Vabbè, una volta che avrò avuto le due armi sarà un buon punto, perché perlomeno con quelle due armi incomincerò a fare DPS ranged. Quindi incominciamo a ragionare così, perché qui bisogna andare step by step, perché le cose sono molto complicate. Poi dovrò cercare anche di capire poi quale armatura andarci a mettere dentro, cioè a mettermi sopra più che altro. Qua sembrerebbe che le va a indicare, ma devo capire bene quali sono, perché... Dunque ragazzi, solitamente all'interno di quelle grotte, perché ci forniscono poi le armi, dobbiamo arrivare in un determinato punto e poi fare un minigioco che consiste nell'andare a cliccare il tasto F ogni volta che vediamo il cerchio, quello giallo. Se riusciamo con un tot di tentativi, riusciamo quindi a finire la missione e quindi a ottenere la nostra arma. Allora, il problema principale il mio è stato che non avevo visto i nomi specifici delle armi, avevo messo un'arma da tank e un'arma da healer, quindi non facevo un cavolo più di danni. Ho sbagliato, quindi non so se questa cosa magari per molti sarà stata chiara, magari per altri no, quindi ho voluto fare questa spiegazione. Quindi vi invito anche a commentare, anche per cercare di migliorare magari i miei ragionamenti, se avete dei suggerimenti, qualcosa, fatemelo sapere sempre qua sotto nei commenti, cioè cerchiamo di collaborare magari insieme per riuscire a uscirne fuori, perché comunque ho guardato anche altri canali, altri video, nei commenti leggo continuamente che comunque è confuso il menu, ci sono tanti menu, non si capisce bene quello che bisogna fare, effettivamente è così, è la prima volta che mi trovo davanti a un gioco così complesso, cioè magari non è tanto complesso, però è diverso dagli altri giochi e va un attimino capito. Ok, vi ringrazio come sempre della visione, ci vediamo presto per un altro video, ciao e alla prossima!